Mamma mia, aiuto, mamma mia, mamma mia. Oh, vedo neve qua, spero di non trovarne oltre. Finalmente al rifugio, e che spettacolo, mamma mia. Seguite bene il video fino alla fine, perché poi ve lo spiego un po', perché avevo un po' spiegato sto giro qua, perché non è proprio fattibile a tutti. Madonna, che brutte robe. Mamma mia, 2 minuti e poi riparto. Buongiorno, altra escursione. Oggi mi trovo in Val di Pennes. Voglio raggiungere il rifugio Vallaga facendo sempre un giro d'anello, sempre se riesco. La zona dovrebbe essere libera da neve, perché comunque oggi, se tutto va bene, dovrei raggiungere i 2700 metri, quindi un'escursione abbastanza impegnativa. Giro totale di circa 16 km con un dislivello di 1400 metri. Ho lasciato la macchina in questo parcheggio praticamente vuoto, vicino a un'area giochi, e anche qui godetevi il video. Poco più avanti al parcheggio cominciano le indicazioni: sentiero numero 13, varie malghe, la mia non è questa. Mi sa che anche oggi non troverò in giro nessuno, vedendo il parcheggio vuoto. Qui il dislivello si fa sentire. Un po' sono fuori forma io, perché non ho fatto grandi camminate nei giorni precedenti e anche dall'inizio di quest'estate, e adesso si fanno sentire. Io sono arrivato da quella direzione, qui i cartelli, qua c'è una strada che arriva dall'altra parte del torrente, devo proseguire di qui. No, ma che spettacolo, già da qua, chissà più avanti dove si apre, mamma mia. Fin qui sentiero ben segnato, senza nessun problema, un po' di dislivello naturalmente, quello in montagna. Adesso andando avanti vediamo un po' come diventa, perché in teoria sto quasi arrivando ai 2000, poi devo andare ai 2,7, magari qualche tratto un po' così c'è, vediamo. La mia faccia dice tutto. Mamma mia, aiuto. Mamma mia, solo arrivare qui è uno spettacolo. Mamma mia, che roba. Allora, io non ho ben capito la mia direzione, però dovrei riuscire ad arrivare a destinazione, perché vedendo com'è la montagna e che c'è in giro ancora un po' di neve, spero di non dover tribolare. Comincio a intravedere il sentiero che sale a zig zag, e lì tutto ok. Mi stavo dicendo, non si fa lì con la mucca lì,
Invece qua ce ne sono altre. Quella, salve. Tu con la testa alta lì cosa fai? Mi lasci passare o mi crei problemi? Si comincia a salire zig zag. Guardate quella lingua di neve dove finisce, dove proseguiva, cosa ha scavato. (2200 metri). Non rendono proprio da qua. Mamma mia. Wow, anche qua non è male. Bisognerebbe capire da dove devo passare. Boh, io questi cartelli non li capisco, perché il rifugio che cerco io non c'è, a meno che sia uno di questi con quelle scritte in tedesco. Adesso ho visto che devo salire su per di là e poi vediamo cosa c'è oltre. È incredibile, ogni volta che salgo si apre un panorama sempre diverso, sempre spettacolare. Mamma mia. Oh, vedo neve qua, spero di non trovarne oltre. Prima, quando incontravo questa zona da là dietro, mi era sembrato di vedere qualcuno là sopra. Anche adesso sembra di vedere qualcuno muoversi, però non sono sicuro. Beh, se c'è qualcuno, insomma, non è che mi cambi la vita, ma almeno c'è qualcuno, visto che ultimamente, a parte rifugi e malghe, non ho mai incontrato nessuno lungo i sentieri, che dicono sempre che in montagna non si va da solo, però se no non si va da nessuna parte. Allora, se non dovessi riuscire ad andare avanti, un po' mi dispiacerebbe, perché volevo fare quel rifugio qua, sembrava bella la zona, però solo arrivare qui veramente tanta roba. Andiamo, dai, ma che vada torno indietro, ci sarà un'altra occasione magari, chi lo sa. Beh, pensavo fosse una persona, invece non è una persona, quella di prima. Vedo due signori che salgono, se riesco mi accodo loro, perché mi sa che bisogna scavalcare là. Spero di no, ma mi sa tanto di sì. C'è un vento allucinante, quindi mi devo coprire. Adesso abbandono la videocamera perché non so quel tratto qua come sarà. Ci vediamo dopo. Ok, adesso che il sentiero è un po' più tranquillo, posso fare 2 riprese. Sono sceso dalla forcella lì senza non poche difficoltà dall'altra parte, perché c'erano dei tratti di neve da fare con un po' di attenzione. Poi su mi sono fermato a parlare con quei due, un signore e un ragazzo col cane. Non ho capito bene perché non parlava in un inglese proprio, il mio di inglese non è un granché, ma il suo, se non ho capito male, è partito da Norvegia, roba del genere, è diretto a Bergamo e poi non so dove va a finire, forse Genova, a piedi col cane. Però se è così tanta roba, intanto di qua, mamma mia, non è stato facile quel pezzo lì, ma adesso mi aspetta tutto uno spettacolo. No, ma che spettacolo è! Ho appena fatto un tratto di sentiero con le catene, ma niente di che. Adesso
proseguo a capire dove. Ok, non manca molto, ho anche sbagliato un pezzettino di sentiero, però sono tornato indietro e niente, adesso si va avanti. Finalmente il rifugio, e che spettacolo, mamma mia. Bello anche qua, a me è piaciuto molto il sentiero dalla salita dall'altra parte della valle. È stato un attimino impegnativo dove c'era la neve, però tanta roba merita. Secondo me ne vale la pena salire e scendere dall'altra parte. Se si vuole fare un giro ad anello, il giro giusto è salire dove sono salito io e scendere di qua, però ci si perde il panorama dall'altra parte, che avete visto è qualcosa di impressionante. Adesso mi sono fermato qua un attimo che non c'era vento, ho visto una struttura su in cresta là, ma non riesco a capire cos'è. Dopo controllo e al limite ve lo dico. Adesso vediamo se si riesce a vedere da qua. Praticamente là sopra non so cos'è, boh. Si vede anche un sentiero che sale, sembrerebbe un sentiero. Dopo controllo. Seguite bene il video fino alla fine, perché poi ve lo spiego un po', perché avevo un po' spiegato sto giro qua, perché non è proprio fattibile a tutti, dipende anche un po' in che periodo si fa, quindi fino alla fine. Comunque quella là sopra, se non sbaglio, è Cima Capra, c'è su una struttura che non so cos'è, magari vi lascio qualche immagine adesso mentre guardate il video. Adesso io devo, da quello che ho capito io, andare più o meno là e poi scavalcare di là. Non so da che parte, perché guarda qua non si capisce, però sulla traccia non deve essere niente di così complicato. Per Cima Capra, se qualcuno di voi che segue i miei video è della zona o comunque conosce cos'è, me lo lascia pure scritto qua sotto nei commenti, magari anche link o qualcosa, così almeno io mi vado a documentare, più che documentare, a curiosare. Anche qui non è male, ma di là tutt'altra cosa. A queste indicazioni sulla pianta io prendo il 16A che devia verso destra rispetto al sentiero che sto facendo adesso per andare verso Pennes. Eccola ancora Cima Capra. Adesso io devo tagliare col versante, scavalcare e poi di là sono quasi arrivato. Questo pezzo qua purtroppo è un pezzo in salita, ma l'avevo messo in conto per riuscire a fare l'anello. Mi sono appena preso un colpo, madonna, stavo guardando, mettevo i piedi, è volato via qualcosa qua davanti, non ho capito cos'era, ma mi ha fatto prendere uno spavento. Minchia, c'ho il cuore a 1000, madonna che brutte robe. Mamma mia, 2 minuti e poi riparto. Tanto che mi passa lo spavento. Allora, io sono arrivato da là dietro, quella
V che si vede. Sono sbucato da là e ho fatto tutta la valle là scendere, poi a un certo punto si vede un traverso che passa fuori lì sotto e poi passa qua sotto, risale e arriva da lì, fa una specie di Z. Ah, che spavento, mamma mia. Da qua si vede un lago, non so che lago è. Da qua si vede bene, Cima Capra, ci sono sulle le antenne, non so se è solo la struttura con le antenne o c'è altro. Dovrebbe essere interessante salire lì, sicuramente non oggi, parecchio cotto Il livello c'è, ma sono un po' fuori forma, sono 16 km, insomma, Subbediat. Sono riuscito a svalicare, adesso devo solo scendere a fondovalle. Speriamo di non trovare complicazioni perché non ne ho voglia. Allora, sceso da là in qualche modo, perché io non sono riuscito a vedere i segni, li vedo solo stando di qui e non ho capito se sono stati pinti solo da una parte o che cosa. Comunque vabbè, avevo la traccia, sono sceso, in qualche modo si sale, adesso io non lo so come si fa. Ho fatto un po' alla cavolo anch'io a scendere. Qui il tempo mi sa che si mette male. Intanto lì c'è fondovalle e là la strada del Passo Pennes che va su, là in alto si vede il Passo Pennes, che per il rientro a Vipiteno passerò da lì, e anche stamattina sono passato da lì. Allora, ho avuto un po' di difficoltà a scendere un tratto perché c'erano i segnali bianchi e rossi, ma sembrava che mi portavano da un'altra parte, quasi mi portavano indietro. Allora sono riuscito a scendere un po' così in qualche modo, ho trovato il sentiero, poi sono arrivato alla Marga. Anche lì c'era un sentiero che tagliava giù la valle dritto, e invece sulla cartina che ho io, invece qua non si vede niente, ce n'è un altro segnato che però non mi fido a fare, visto che ho avuto problemi prima. Adesso sto facendo questa strada qua che porta giù a Pennes, praticamente arrivo un po' più oltre di dove dovevo arrivare io e poi tornerò la macchina sulla strada e poi vi spiego il giro. Fra l'altro, al bivio di qualche clip prima che dovevo deviare a destra e poi salire un po' per valicare, dava a Pennes 2 ore, però sembrava quasi un po' troppo vedendo i chilometri che dovevo fare. Però alla fine ce ne vogliono di più, visto che ho dovuto cambiare itinerario. Praticamente sull'applicazione mi diceva che c'era un sentiero che scendeva a quella malga là dove io sono arrivato, non so se si vede là sopra, c'era un sentiero che scendeva e arrivava giù fondovalle più velocemente. Poi invece più avanti nella strada che sto percorrendo io ce n'era un altro che diceva 50 minuti, però allora ho detto vabbè dai, facciamo questa che almeno sono sicuro di arrivare giù, mica magari che non è un sentiero tanto frequentato, è segnato ma non tanto frequentato, andare a imbegolarsi su da qualche parte. Finalmente sono arrivato a fondovalle oggi. Guardate che bella la chiesa. Adesso un pezzetto di strada a piedi per arrivare alla macchina.
Allora, intanto che arrivo alla macchina, manca veramente poco, vi spiego un attimino il giro. Come vi dicevo, è da spiegare. Allora, complessivamente non è difficile se si ha una buona gamba. Adesso va bene, al ritorno ho avuto un problemino col sentiero, che ho fatto fatica a trovare i segni, però sembrava che portavano da un'altra parte, invece era giusto. Vabbè, sono arrivato sulla strada, sono sceso, l'ho allungata un pochettino nel finale, però vabbè. Mentre la parte iniziale, prima della forcella, lì il paesaggio è veramente veramente bello. Poi, una volta arrivati in forcella, lì appena si svalica, io ho fatto l'errore di andare verso sinistra, perché il sentiero mi portava a prendere proprio quella direzione. Infatti sono avanti un pezzo e poi ho capito che non era il sentiero giusto. Praticamente, una volta svalicato, bisogna scendere di pochi metri e poi guardare a destra. Ci sono delle rocce con delle catene e da lì si sale e si arriva al rifugio in 15 minuti, 20 minuti. Ma il tratto di catene è giusto perché le rocce sono messe un po' male, quindi aiutano un po' a salire, ma niente di esposto, niente di pericoloso, per niente. Ecco, le catene sono solo perché il sentiero è un po' fatto di rocce grosse che fai fatica a passare, tutto lì. Rientro bello, non come la parte iniziale. Poi c'è, vabbè, un pezzo che bisognava risalire ancora, fare ancora un po' di dislivello, però lì, se si vuole fare quel giro lì, a meno che si fa la parte che io sono rientrato in salita fino al rifugio e poi si rifà quella lì a fondovalle, perché c'è comunque anche un grande parcheggio a fondovalle e già lì è un po' più facile. Panorama vi dico che non è lo stesso, però è bello, dai. Parte finale ho avuto appunto qualche problema, niente di grave. Adesso io sono arrivato alla macchina, vedo adesso il parcheggio, è lì ancora da sola da stamattina, scommetto. E niente, altro giro domani, vediamo cosa salterà fuori. Vedrò di scegliere qualcosa di un po' più tranquillo domani. Ciao!